Aggiornamento di calciomercato Inter, Çalhanoğlu e il Bayern Monaco. Purtroppo è tutto vero, è assolutamente confermato il forte interessamento del Bayern per Hakan Çalhanoğlu. Non ci sono ancora, lo ribadiamo, offerte ufficiali sul tavolo e non siamo ancora nella fase delle trattative, ma qualcosa di concreto sta davvero succedendo e nell'episodio di oggi facciamo una ricostruzione completa. Vi voglio dare la mia opinione su questa vicenda, i possibili sostituti del centrocampista turco e poi altre due notizie che non riguardano direttamente Hakan Çalhanoğlu, ma in qualche modo sono assolutamente collegate. Amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace se non lo avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno e le nostre dirette alle 19:30 che ovviamente in questi giorni saranno caldissime. E partiamo allora dalla notizia che dopo un giro di chiamate, dopo le verifiche che abbiamo fatto in queste ore, devo dire la versione che mi risulta più credibile tra le tante versioni che sono state riportate tra i tanti quotidiani che stanno scrivendo è quella scritta dal quotidiano tedesco Bild, che è stato anche il primo a lanciare questa notizia nelle scorse ore. Quindi, secondo quello che abbiamo ricostruito e in parte scrive anche la Bild, il Bayern Monaco ha provato ad acquistare Palhinha, centrocampista portoghese classe 95 del Fulham. Sono state presentate diverse offerte nel corso delle settimane. Lo stesso Palhinha nelle scorse ore si è lamentato all'Europeo che vorrebbe parlare anche del suo futuro, ma al momento gli stanno impedendo di parlare, di esprimere la sua posizione. Ecco, viste queste difficoltà, nel frattempo il Bayern, che pare non voglia spendere 70, 75, 80 milioni di euro, ecco, per il centrocampista, nel frattempo il Bayern si è portato avanti, ha tenuto aperto anche un canale appunto con Hakan Çalhanoğlu, con dei contatti che sono partiti diverse settimane fa, ma al momento, lo ripeto, non c'è ancora alcuna offerta ufficiale da parte Inter che anzi attende qualche segnale in questo senso. Queste sono le notizie più confermate. Poi c'è una serie di indiscrezioni e di retroscena più o meno confermate, ovvero più fonti sostengono che Çalhanoğlu sia ovviamente tentato dall'offerta del Bayern Monaco sia da un punto di vista economico, perché si parla di circa 9 milioni di euro più una serie importante di bonus contro i circa 6,5, quasi 7 che attualmente prende all'Inter. C'è poi anche il fatto che lui comunque è nato in Germania, è cresciuto anche calcisticamente in Germania e il fascino del Bayern ha una certa forza, ecco, su di lui. Quindi per quanto stia bene all'Inter è tentato, ma non vuole forzare la cessione, non sta spingendo per la cessione, anche se pare che avrebbe chiesto all'Inter un ulteriore rinnovo fino al 2028 del proprio contratto, magari anche a delle cifre ancora superiori a quelle che attualmente percepisce. E qui dall'Inter filtra in realtà una certa rigidità, anche un po' di irritazione devo dire, perché nel caso comunque Çalha ha rinnovato soltanto un anno fa e ad oggi comunque guadagna più di quanto va a guadagnare Barella con il rinnovo di contratto che sta attualmente firmando. Quindi anche questo è un fattore da tenere in considerazione. Qualcuno dice che potrebbe essere una mossa da parte della gente per tentare di strappare un ritocco del contratto con l'Inter, ma se la richiesta è quella di avvicinarsi alle cifre di cui si sta parlando con il Bayern Monaco, è una cifra abbastanza irricevibile per l'Inter, che non può mettere sul piatto. Quindi è bene ricordare qui qual è la posizione dell'Inter, quello che ha sempre detto l'Inter. L'Inter vuole tenere tutti i big, vogliamo tenere tutti i big, questo è sempre stato detto, a meno che non siano i calciatori a voler andare via. E un anno fa, probabilmente lo ricorderete, Çalhanoğlu, lo ha raccontato lui stesso, aveva ricevuto un'offerta molto importante dall'Arabia Saudita e l'aveva valutata insieme alla società, si è messo a disposizione della società: "Se mi volete vendere, la ascoltiamo." E insieme hanno deciso di rifiutare. Qua, per come sta filtrando la notizia, ora lo scenario è un po' diverso, nel senso che se di fronte all'offerta del Bayern Çalha risponde con un'altra richiesta di rinnovo, lo scenario cambia. Quindi se da Çalhanoğlu c'è una disponibilità ad andare al Bayern Monaco, l'Inter a quel punto inevitabilmente si siede a trattare. Anche se per ora, da quello che filtra, l'Inter chiede una cifra molto alta, perché l'Inter non vuole privarsi di Çalhanoğlu e lo ribadiamo. Quindi mi dicono addirittura, siamo andati oltre le cifre che sto leggendo in questo momento, mi dicono addirittura 75 o anche 80 milioni di euro come cifra che l'Inter vuole incassare per un giocatore comunque di 30 anni, cifra che il Bayern comunque spende se vuole prendere il giocatore. L'abbiamo visto anche con Kane, per esempio, abbiamo visto che stava trattando Palhinha, poi qualcuno mi dirà: "Ma perché se non riescono a prendere Palhinha dovrebbero riuscire a prendere Çalhanoğlu che è più forte, più in vista, eccetera." Il confronto con la Premier dal punto di vista economico è sempre da tenere in considerazione. Comunque
L'Inter parte da questa valutazione, devo dire che però la mia sensazione è che se il Bayern si presenta con un sì di massima del giocatore e 50 milioni di euro come proposta di partenza, la trattativa sicuramente inizia. Questa è un po' la mia opinione. Mi ricorda in questo senso anche un po' il primo addio di Lukaku, nel senso che il Chelsea partiva addirittura da 60 milioni di euro contro un Inter che sparava altissimo, anche oltre 100 milioni di euro, e infatti poi alla fine si è chiuso a 113 milioni. Poi su questo magari ci torniamo. Prima però su Çalhanoğlu. Aspettiamo di capire come evolveranno le cose, se eventualmente evolveranno le cose. In generale però devo dire che come non mi era piaciuto, per Lautaro Martinez quel processo che era partito di demonizzazione di Lautaro sulla base di notizie che poi erano false e sono state alimentate per generare, del caos, devo dire che non mi piace, nemmeno in questo caso qualcosina che sta avvenendo, nel senso che Çalhanoğlu è un professionista, si trova in questo momento in una posizione oggettivamente di forza perché, ha un contratto comunque lungo con l'Inter fino al 2027, è uno dei top internazionali nel suo ruolo, sta benissimo a Milano dove rimarrebbe nel caso più che volentieri, ma dall'altro lato ha anche una super offerta da un'altra squadra molto importante in Germania, dove andrebbe eventualmente anche lì volentieri e andrebbe a guadagnare anche di più. Quindi è vero che l'Inter ha dato tanto a Çalhanoğlu, lo ha valorizzato, ci ha fatto un investimento pesante decidendo anche di mandar via Brozovic, con Inzaghi nel nuovo ruolo si è rilanciato ulteriormente ed è arrivato anche a vincere tanto, quindi è diventato un top assoluto, è tutto vero, ma anche Çalhanoğlu ha dato tanto all'Inter e comunque sarebbe un'operazione anche economicamente molto rilevante per l'Inter, a livello proprio di conti e di soldi. Quindi quei discorsi di traditore, come Skriniar, eccetera, eccetera, io personalmente non li condivido e non mi piacciono. Detto questo, prima di parlare dei possibili sostituti e di altre 2 notizie che come detto secondo me sono collegate, parliamo un attimo anche di quanto peserebbe un addio all'Inter di Çalhanoğlu. Tantissimo. Ecco, non penso ci siano dubbi sul fatto che peserebbe tantissimo. Tantissimo perché la prima cosa che mi viene in mente, la prima cosa che mi viene da dire è: finalmente avresti la possibilità di vivere un'estate in cui parti in vantaggio rispetto alle rivali e puoi anche ulteriormente rinforzarti, perché i margini per rinforzarti ci sarebbero, hai già preso 2 parametri zero molto forti e molto importanti. E invece vai a perdere un elemento cardine di fatto, della tua squadra e vai a mettere in discussione tantissimi equilibri. Quindi, è un addio, sarebbe davvero un peccato perché, lo dico, vorrei poter vedere finalmente Inzaghi esprimersi con una squadra che gli viene rinforzata e invece sarebbe l'ennesima estate consecutiva in cui comunque, gli vengono cambiati degli elementi cardine, ricordandoci Lukaku, Hakimi, Eriksen subito dopo lo scudetto, Perisic era stato il miglior giocatore del primo anno di Inzaghi ed è andato via, poi di fatto Skriniar dopo tutta la telenovela non ce l'ha avuto per tutta l'estate ed era un giocatore molto importante e la scorsa estate c'è stata una rosa praticamente rivoluzionata con 12 giocatori diversi. È un peccato perché anche Inzaghi meriterebbe, ecco, questa stabilità con dei ritocchini in più magari per poter fare quel salto di qualità e alzare l'asticella di cui tanto si sta parlando. E nel momento in cui perdi Çalhanoğlu, se lo vai a perdere appunto, comprarne uno più forte nel suo ruolo e immediatamente più funzionale nel suo ruolo, diciamo non puoi. È realisticamente difficile pensare di poter migliorare al posto di Çalhanoğlu, perché per prenderne uno più forte di lui devi andare inevitabilmente su un profilo top di livello mondiale, nei primissimi al mondo, che non ti puoi permettere, altrimenti ti tenevi Ciala evidentemente. Quindi bisognerà ragionare in maniera differente, in maniera diciamo di creatività e di opportunità e di lavoro anche da fare, sul campo, secondo me. Quindi, stanno già spuntando tanti nomi, si stanno facendo in queste ore. Farò un contenuto a parte dedicato proprio, a questo. Moltissimi parlano di Khéphren Thuram, del Nizza, per esempio, giocatore strutturato, forte fisicamente, c'è forte anche la Juventus, è però un calciatore diverso da Çalhanoğlu e per carità a me Khéphren Thuram all'Inter piacerebbe molto, però è una cosa diversa rispetto a Çalhanoğlu e ad oggi per me se togli Ciala e non vuoi sentire lo scossone, nel senso che non vuoi ribaltare troppo il gioco dell'Inter, devi trovare un altro giocatore che deve avere come caratteristiche principali carisma, personalità e che sia un grande passatore sotto pressione soprattutto. Questi sono gli elementi cardine, oltre ad essere bravo in interdizione. Però queste secondo me sono le prime cose e altrimenti se vai a prendere altre mezze ali, ho letto tanti nomi di mezze ali da poter mettere, ti riempi di mezze ali, è una cosa che ne parlavo con un amico juventino, è successo alla Juventus. La Juventus vende Pjanic, che era un po' il Ciala della Juve, più o meno, possiamo dire comunque il regista della Juve,
e hanno sostituito riempiendosi di mezzali e hanno perso piano piano il centrocampo. Non sono riusciti a costruire e hanno perso quello che era il loro vero punto forte. Quindi secondo me serve un giocatore più simile a Çalhanoğlu in questo senso. E ho letto tanti nomi, alcuni improbabili, tipo Kovacic del Manchester City, addirittura con tutto il rispetto Pessina del Monza, adesso non puoi ripartire con Pessina al posto di Çalhanoğlu titolare, ecco questa è un po' la mia opinione, ma altri più sensati, per esempio seppur diverso possono avere un senso un Souček per esempio dalla Premier League, Hjulmand dallo Sporting, molto interessante secondo me, l'Inter segue Hjulmand addirittura da 3 anni praticamente, da quando era a Lecce anche in Serie B, Costa bisognerebbe lavorarci, ma è un profilo molto interessante. Poi non lo so, si parla di Germania, al Bayer Leverkusen probabilmente se peschi anche un centrocampista a caso più o meno uno buono lo prendi, nel senso che Palacios forse è quello più potenzialmente interessante e più simile per certi versi a quello che dovrebbe fare Çalha nell'Inter, anche se ha avuto diversi problemi fisici. Xhaka è quello anche con più personalità e carisma, anche se ed è molto simile secondo me all'interpretazione che può avere anche Çalha del ruolo, quindi avrebbe senso, però forse è dura andarlo a prendere, così come Andrich, un altro che stiamo vedendo anche titolare nella Germania, che forse è un po' più di rottura però rispetto a Çalha. Il nostro Simone Frizza nelle scorse ore, sabato addirittura aveva citato anche Zubimendi, estremamente interessante, della Real Sociedad, ne ha parlato anche Stefano Borghi, tra l'altro qualche ora fa, giornalista che penso conoscerete, molto esperto di Spagna, solo che, non lo so, è un giocatore che mi intriga, dalla Real Sociedad tra l'altro l'abbiamo incrociato e aveva fatto una buona impressione, questa tradizione di registi spagnoli in Italia non mi sembra che abbia fatto veramente la storia. Poi nell'Atalanta ci sarebbero Kopp Meiners, che è un po' più offensivo ma ci puoi lavorare, soprattutto Ederson mi viene da dire, profilo molto importante, ma penso che oggi l'Atalanta forse venderebbe più volentieri, tra molte virgolette, Kopp Meiners rispetto ad Ederson. Poi non so, ci sarebbero i profili svincolati. I profili svincolati secondo me vanno presi comunque in considerazione perché sono delle opportunità. Ad esempio Adrien Rabiot della Juventus, che non ha ancora risposto alla Juve sul rinnovo, è un'opportunità da tener d'occhio, conosce la Serie A, si svincola, è un profilo su cui mi immagino che l'Inter possa lavorare se vuole andare a mettere un tassello pesante per tappare una lacuna che si viene a creare, anche se anche lui non è il ruolo di Çalhanoğlu, però è un equilibratore importante. Un altro nome, il nostro Antonio Siracusano dalla redazione ci diceva di tenere d'occhio per esempio Guido Rodriguez, che si è svincolato dal Betis, stava per andare al Barcellona, quindi profilo pronto a fare questo tipo di salto, poi la trattativa è saltata e quindi si rimette sul mercato a parametro zero, è stato accostato anche al Milan e al Napoli soprattutto, da tenere d'occhio. Quindi ci sono dei nomi interessanti, ci sono sicuramente, però sostituire Çalhanoğlu non è semplice. Se guardo anche a quello che l'Inter ha già in casa, qualcuno può dire: "Ma perché non puntiamo su Aslani?" A me oggi Aslani non sembra ancora pronto a prendere il posto di Çalhanoğlu e penso ci si debba lavorare, veramente, veramente tanto. Zielinski forse per certi versi è quello che con qualche difficoltà potrebbe essere maggiormente riconvertito in quella zona di campo lì, anche se ci sarebbe da lavorare molto e ad oggi questo scenario non mi entusiasma troppo, devo dire. C'è da dire però, come lo sottolineavo qualche settimana fa, Çalhanoğlu aveva allora, intanto non è che ti va sempre bene nel costruirti in casa il sostituto. Diverse volte ti è andato bene, hai riconvertito Brozovic e poi dopo hai riconvertito anche Çalha, eccetera, però non è sempre così automatico. Ehm, C'è da dire per esempio che su Çalhanoğlu però l'apprendistato del vice Brozovic e poi erede di Brozovic lo aveva iniziato prima, nel senso che il finire, l'ultima stagione di Brozovic all'Inter, Çalha aveva già iniziato a lavorare in quell'ottica lì, in quel ruolo lì, e poi nell'ultima stagione, quella dello scudetto, lo ha sostituito definitivamente. Nel frattempo, però, non tutti lo hanno notato, ma io l'ho detto tante volte, l'ho sottolineato anche con un contenuto. Vi ho portato dei dati delle heatmap che vi facevano vedere come Barella comunque stava cominciando un'evoluzione del suo ruolo, che quest'anno è maturata ulteriormente, è diventato più equilibratore, ve l'ho dimostrato davvero con tutti i numeri, le heatmap, eccetera, e quindi mi viene da dire, magari può esserci nella testa di Inzaghi anche un'idea, non dico di portare a Barella a diventare il nuovo Çalhanoğlu, perché forse Barella lo vai a limitare un po' troppo in quel senso lì. Però appunto potrebbe esserci del margine per sostituire Çalhanoğlu con un calciatore differente, anche se non radicalmente, non totalmente diverso,
e affiancargli appunto questo nuovo Barella, lavorando poi su qualcosa di nuovo a livello proprio di reparto. Qui poi ci dobbiamo affidare ad Inzaghi e arrivo a 2 considerazioni finali. La prima: l'importante ora è fare assolutamente in fretta, cioè su Cianoglu o lo vendi o lo tieni. Pochi giorni, si deve decidere e basta, perché la telenovela fa male veramente a tutti, anche all'ambiente, assolutamente. Se lo vendi, poi devi prendere subito, immediatamente, un giocatore per sostituirlo. Per esempio, hai deciso di prendere Khéphren Thuram? Dici che sia lui l'elemento perfetto, in scadenza 2025 lo paghi 15-20 milioni di euro, puoi trattare una cifra conveniente? Ecco, se non lo prendi subito, la Juventus sta mettendo la freccia, quindi bisogna fare in fretta. Numero 2, spero, ecco, che questa eventuale cessione di Cianoglu non vada, ecco, ad incrinare qualcosa con Inzaghi, nel senso che Inzaghi su Cianoglu ci ha puntato tanto. Sappiamo che c'è una trattativa in corso per il rinnovo di Inzaghi, non c'è ancora l'accordo, non vedo allarmi all'orizzonte. Nel caso una cessione di Cianoglu non sarebbe colpa dell'Inter, comunque per quello che abbiamo detto non è colpa di nessuno, nemmeno del calciatore, però sai, nel momento in cui stai discutendo di un progetto più a lungo respiro e ci sono dei dettagli che ancora non vanno al loro posto, magari anche questo può essere un dettaglio che finisce sul tavolo e da tenere in conto. Speriamo di no. Detto questo, nel frattempo ci sono dei segnali da tenere d'occhio, nel senso che l'Inter potrebbe ritrovarsi questo tesoro importante in caso di cessione, una cifra molto elevata che non era preventivata, e ci sono dei segnali da tenere d'occhio perché l'Inter stava chiudendo la trattativa con Josep Martinez, riprenderà la trattativa in queste ore perché è stata rallentata soprattutto a causa dell'agente di Oristanio che doveva essere la contropartita per il Genoa. L'Inter potrebbe andare a prendere Martinez anche cash, senza contropartite, magari con un piccolo sconto sulla valutazione del portiere spagnolo. Però nel frattempo arrivano più voci del fatto che l'Inter avrebbe riattivato dei contatti anche con altri portieri, ad esempio Jorgensen del Villarreal e lo stesso Bento dell'Atletico Paranense, di cui si parla da tantissimo. Costano entrambi di più, decisamente di più, di Josep Martinez, e mi viene da dire, sarà un caso? Nel senso, visto che nel frattempo c'è questo discorso su Cianoglu, chissà appunto che non possa esserci da parte dell'Inter anche l'idea, ok, magari da Ciala ci arriva questo tesoretto, investiamo su un portiere che riteniamo di livello ulteriormente superiore, visto che Martinez non si è sbloccato. E questo discorso secondo me si può allargare anche ad altri reparti. Per esempio sulla fascia destra il rinnovo di Dumfries rimane possibile, però nel frattempo su Ndoye del Bologna arrivano conferme sul fatto che l'Inter sia molto interessata a Ndoye del Bologna, è andato anche in gol all'Europeo. Bologna che sta prendendo Holm, che era un'idea per l'Inter per la fascia, non gioca nello stesso ruolo, ma sempre sulla fascia destra. Ecco, Ndoye all'Inter piace, costa tanto, però dovesse arrivare questo tesoro per Cianoglu, l'Inter avrebbe ulteriori margini per completare la fascia destra, per prendere magari quel portiere che ritiene di livello più alto se non si sblocca l'operazione Martinez, per lavorare sul difensore, perché qualcosa sul difensore si vorrà fare, e sull'attaccante dove Gudmundsson rimane sempre il nome caldo su cui l'Inter si è portata molto avanti. Quindi attenzione, dispiacerebbe moltissimo per Cianoglu, può essere un'opportunità, dipende da come la si coglie, dipende dal tipo di lavoro che si fa. Fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate, scrivete qui sotto alle 19:30 ci sentiamo in diretta per commentare e analizzare tutti gli argomenti. Vi aspetto nel club su passioninter.club, stiamo preparando dei contenuti di approfondimento che poi vedrete nei prossimi giorni e potete sostenere il nostro progetto su passioninter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.